Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di Pharaon. Oggi andiamo con la seconda città, Tinis. Allora, la tua famiglia inizia nel periodo predinastico alla guida di una tribù nomade verso la scoperta della civiltà. Il tuo carisma è fondamentale per porre le prime basi solide della grandiosità egizia, però è ancora lontana. L'alba della civiltà. Iniziamo. Dopo molti anni e con il passare delle generazioni, la vostra famiglia si è spostata nella regione di Tinis, nell'Alto Egitto. Qui, un manipolo di signori locali sta cercando di estendere la sua influenza sul Basso Egitto e su tutte le terre lungo il Nilo per unificarle sotto una sola casata, con un solo capo supremo. La fondazione di Tinis, una città florida come non se ne sono mai viste, aumenterà l'influenza della Confederazione Tinita, così da avere un ruolo fondamentale sul dominio del Basso Egitto, tale da suscitare invidia in tutte le altre fazioni. Ciò significa offrire agli abitanti vari divertimenti, nonché costruire templi magnificenti dedicati al culto delle divinità locali. Per costruire una città così importante occorrono molti soldi. A Tinis potete trovare ricchi depositi d'oro e l'estrazione di tale prezioso minerale deve rappresentare la vostra priorità assoluta. Nuovi inizi. Inizia costruendo le abitazioni e fornendo agli abitanti l'accesso all'acqua e al cibo, proprio come hai fatto con Nubt. Prova a rimanere piuttosto vicino a quelle rocce ricche di oro a nord-est della mappa, perché dovrai estrarlo. Puoi eliminare gli alberi con il puntatore distruggi, ma ricorda che gli alberi eliminati non ricresceranno più e non potrai utilizzarli nelle missioni future. Valuta attentamente prima di procedere. Gestore, velocità e associazione tasti. A volte senti la necessità di accelerare un po' i tempi o mettere il gioco in pausa per non farti sopraffare dagli eventi. Tutti i pulsanti di cui hai bisogno sono situati sul pannello in alto a sinistra. Ogni pulsante è associato a una scorciatoia e puoi ehm, modificarla dalle opzioni.
Imposta la scorciatoia in una maniera che è più a te congeniale. Faccio del mio meglio per dare alla gente ciò che vuole. Gestione delle finanze. Ogni struttura collocata a costo dei debit, senza contare che doveva anche pagare i salari dei lavoratori. Un modo per recuperare queste spese è estraendo l'oro. Colloca almeno 2 miniere d'oro vicino alla vena mineraria per poi iniziare a produrre questo prezioso metallo. Assicurati che abbiano accesso alla manodopera e non dimenticare di proteggerle dai rischi di crollo.
Palazzo. L'oro è una risorsa speciale conservata nel palazzo, un edificio unico che ospita anche i caveau della tesoreria della città. Puoi costruire un solo palazzo ed esclusivamente su aree erbose. Ogni trasportatore d'oro che raggiunge il tuo palazzo aggiunge 100 debit ai fondi della città. Con questa entrata regolare non dovrai preoccuparti di avere debiti. Crimine. Avere una riserva di denaro aumenta i rischi di furto. Ogni agente di una stazione di polizia possono aiutare a ridurre le perdite dovute a furti, sia pattugliando le strade per prevenire questi crimini, sia fermando i criminali che incontreranno. Il modo migliore per prevenire il crimine, però, è mantenere alto il livello di felicità dei tuoi cittadini con cibo, salute e lavori adeguati. Salute e malattie. Il crimine non è l'unica sfida che dovrai affrontare. La cattiva sanità può provocare problemi e decimare i tuoi abitanti. I medici che girano per i quartieri proteggono gli abitanti dalle malattie. Offrire ai cittadini cibo e acqua potabile riduce anche il loro rischio di malattie. Altre strutture aiuteranno a migliorare la salute dei tuoi cittadini, ad esempio la bottega dello Speziale protegge dalla malaria le abitazioni della città situate nei pressi di specchi d'acqua. Religione. Una città egizia non può prosperare senza dei luoghi di culto adeguati, come ad esempio i templi e i santuari, dedicati a una delle 5 divinità. La dea patrona di Tinis, o Tini, è Bastet. Per appagare gli dei costruisce abbastanza templi e santuari dedicati a ciascuno di essi, in cui i cittadini possono venerarli. Un tempio funzionante invia un sacerdote nei quartieri vicini, garantendo ai residenti l'accesso al culto di quella divinità.
Oltre all'effetto religioso, i santuari e i templi migliorano di molto la desiderabilità dell'abitazione della zona. Il funzionamento dei santuari è garantito anche se costruiti a una casella di distanza dalla strada. Feste. Sia le divinità patrone che quelle locali possono diventare ostili per via di una posizione ritenuta poco rispettosa. Per prima cosa assicurati di avere un numero sufficiente di templi e santuari in base alla popolazione attuale. Le divinità patrone ne richiedono il doppio. Le feste sono un altro modo per appagare gli dei. Costruisce una piazza delle feste nella città per sbloccare la possibilità di indire una festa. Supervisori. Consulta il supervisore dei templi per stabilire lo stato di ciascuna divinità in una città e per capire se gli dei sono abbastanza appagati. I fulmini indicano che la divinità è ostile verso la tua città, mentre un simbolo mistico blu indica che la divinità benevola. Più sono visibili questi indicatori, più è probabile che la tua città senta la presenza della divinità, in bene o in male. Ci sono vari supervisori disponibili sulla barra di sinistra che possono aiutarti a governare la città. Consultali di tanto in tanto e ti aiuteranno a risolvere la maggior parte dei tuoi dubbi. Divertimento. Man mano che la tua città evolve, alcuni cittadini possono godersi delle attività ricreative come gli spettacoli di intrattenimento. Una proposta ricreativa ampia è uno dei capisaldi di una città di cultura, ma al momento puoi offrire solo spettacoli di giocolieri. I giocolieri hanno bisogno di un luogo in cui esibirsi. Il più piccolo è il baraccone. Costruisce un baraccone nell'incrocio tra più strade per ospitare gli spettacoli dei giocolieri e una scuola di giocolieri nelle vicinanze per formare altri artisti. Entrambi hanno bisogno dell'accesso alle abitazioni e di un certo numero di lavoratori. I giocolieri formati nelle scuole dei giocolieri si recheranno in un baraccone nei paraggi per fare uno spettacolo, garantendo una modesta offerta di intrattenimento nell'area circostante. Eccellente, hai costruito la tua prima vera città in una terra che non perdona, servendoti dei bisogni fisici e spirituali dei cittadini, hai aiutato la Confederazione Tiniana a unificare una terra divisa. Evviva! Perfetto, ok. Niente, ci vediamo alla prossima puntata e vediamo la prossima città che ci tocca.